3 settimane fa la Corea del Sud aveva la borsa più performante al mondo. Nell'ultimo anno il Kospi, l'equivalente dell'S&P 500 coreano, aveva guadagnato il 187%, contro il 24% dell'S&P 500, trainato da aziende come Samsung, che è salito del 500%, e SK Hynix, che è salita di oltre il 1000%. Poi, in soli 21 giorni, boom, è crollato del 25%. 1.200.000 persone hanno ricevuto delle margin call. Quindi sostanzialmente il loro broker gli diceva: ehi, ti chiudo la posizione se non aggiungi altri soldi per tenerla aperta. 320.000 conti sono stati letteralmente spazzati via, e alcuni dall'oggi al domani. Il presidente coreano ha dovuto convocare una riunione di emergenza per cercare di frenare, di bloccare il disastro. E la cosa che dovrebbe tenerci svegli la notte, la cosa che dovrebbe attirare la nostra attenzione, non è tanto ciò che è successo in Corea, ma che la stessa identica bomba è piazzata proprio sotto il mercato americano, in questo momento. Quindi il mercato che probabilmente muove i tuoi investimenti, il mercato che probabilmente muove il tuo portafoglio, il mercato che muove i tuoi risparmi. Oggi ti mostro esattamente che cosa è successo, perché la Corea del Sud potrebbe essere solo un anticipo e qual è il segnale preciso a cui dovremmo prestare attenzione. Partiamo quindi dall'inizio. La Corea del Sud ha 51 milioni di abitanti. Di questi 14 milioni, quindi quasi un abitante su 4, sono investitori, investono. 14 milioni di investitori, molti di questi giovani, che si sono lanciati in borsa per un motivo, a causa della pressione sociale che subiscono. Sì, perché in Corea è diverso rispetto che l'Occidente. C'è un'aspettativa ben precisa. In Corea del Sud c'è l'aspettativa che a una certa età si voglia avere un buon lavoro, una casa di proprietà e poi mettere su famiglia. I giovani che sentono di non avere più la possibilità di acquistare una casa stanno iniziando a investire in azioni per iniziare a costruire ricchezza. E quindi che cosa fai? Beh, devi trovare alternative, e le alternative più sensate sono quelle appunto degli investimenti in borsa, investimenti in criptovalute, investimenti di qualsiasi tipo, purché permettano di accrescere il proprio capitale. Ed ecco perché questi numeri, ecco perché in Corea del Sud una persona su 4, che è tantissimo, investe soldi che ha, ma tante volte anche soldi che non ha. Ed è questo il grande problema, il problema che poi ha innescato ciò che è successo. Infatti è partita una corsa forsennata, una corsa non su azioni normali, ma su ETF a leva. Questo è il grande problema. Che cos'è un ETF a leva? È sostanzialmente un ETF normale, ma con un effetto moltiplicatore, quindi sostanzialmente un fondo che moltiplica i movimenti del mercato. Se tu compri un ETF normale che ti fa per esempio l'1% in 5 giorni, bene, un ETF per 2, quindi leva 2, ti farà lo stesso ETF, ma con una leva, appunto un moltiplicatore, ti farà un 2%. Se prendi un per 3 ti farà un 3%. Quindi guadagni di più, e questo è figo. Il problema è che funziona anche al contrario, perché moltiplica sia i guadagni quanto le perdite. Quindi finché il mercato sale va tutto benissimo, stiamo diventando tutti ricchi, che bello, che figo. Ma quando inizia a scendere, è lì che presenta il conto. E su questo ci torniamo tra pochissimo. Prima ti ho parlato di 2 aziende, di Samsung e SK Hynix, che relativamente hanno fatto 500 e 1000%. Ma perché queste performance enormi che hanno quindi trainato su il mercato, portando l'indice di riferimento coreano a fare il 187% in un anno contro a malapena il 24% dell'S&P 500? Beh, perché queste 2 aziende sono 2 pilastri importanti mondiali nell'ambito dei chip. Sì, proprio quelli utilizzati per l'intelligenza artificiale, per alimentare i data center. E visto che la I sta correndo velocemente, beh, anche queste aziende stanno correndo altrettanto velocemente. Vediamo qualche numero chiave. Allora, nel 2025 Microsoft, Google, Amazon e Meta, tieni molto bene a mente questi nomi, hanno speso 376 miliardi di dollari in infrastrutture AI. Nel 2026 questa cifra si attesterà su 725 miliardi di dollari. E una fetta enorme di questi soldi qui dove va? Va in Corea del Sud, proprio per alimentare semiconduttori, proprio per alimentare tutto ciò che serve come infrastruttura. Oltre ad andare a Taiwan, va anche qui. Risultato, Samsung ci spara il 500% in 12 mesi e SK ci fa un più 1000%, cioè 10 volte, un 10 per del capitale investito. Cioè roba folle, roba veramente da meme coin. In tutto questo, la borsa coreana, quindi il Kospi, ci spara un bel 187%, cioè quasi il 200%. Però c'è un problema enorme, e quel problema si chiama concentrazione.
Infatti nell'S&P 500 americano le prime 10 posizioni del fondo pesano un 36% dell'indice, che è già tantissimo. Bene, nel Kospi solo Samsung e SK rappresentano il 56% dell'intero indice. Praticamente la Corea del Sud non ha un vero e proprio indice diversificato azionario, ma ha 2 titoli con sopra un cappellino con una manciata di altri titoli sparsi. Ed è qui che c'è il nostro problema, perché a fine giugno 2026 arriva la prima crepa. I titoli dei chip americani hanno iniziato a scendere. Gli investitori sono diventati nervosi, si aspettava nervosamente appunto gli utili di Micron, il principale produttore americano di chip, quindi competitor diretto di Samsung SK, ed è bastata quella nervosità, quell'incertezza per portare il Kospi a perdere il 4,6%. Quindi un piccolo iniziale calo, quella piccola goccia iniziale che ha scatenato poi l'inferno. Il Kospi inizia a crollare 4,6%. 7 giorni dopo Samsung e SK crollano del 9% in un giorno solo. E arriva quello che i coreani chiamano il Black Tuesday. Il Kospi perde il 10%. In un giorno solo, in un singolo giorno. Per contestualizzare quanto è grande un 10% di perdita all'interno di un indice azionario, sappi che se fosse successo sulla borsa americana sarebbe stato il terzo giorno peggiore della storia dell'America. Quindi dopo il 1987 la Grande Depressione. Il problema però ancora una volta non è la caduta, questo meno 10%, no, è ciò che ha innescato su tutte quelle posizioni a leva. Perché quando un mercato costruito su soldi presi in prestito, perché è così che funziona la leva, io vado a mettere 100 euro, leva 2, prendo in prestito gli altri 100 euro, perché apro una posizione da 200 euro, 100 li metto io, 100 li prendo in prestito. Questo effetto moltiplicatore è ciò che ha scatenato poi il casino. Perché quando compri azioni con denaro che hai preso in prestito e quelle azioni scendono, il tuo broker ti bussa alla porta e ti dice: Ciccio, mi devi ridare i soldi. O me li ridai, o io chiudo la posizione. Non me ne frega niente se stai in perdita, di quanto sei in perdita, che poi il prossimo anno forse mi ridarai. Non me ne frega niente dei tuoi problemi. Io ti chiudo la posizione, mi riprendo i soldi che ti ho prestato, punto. Quindi o depositi adesso o ciao ciao. Queste vendite forzate però che cosa fanno? Fanno abbassare ulteriormente il prezzo, che scatena altre vendite forzate, che fa abbassare ulteriormente il prezzo, che scatena altre vendite forzate e via così, innescando una spirale, un loop in cui il prezzo tende sempre a scendere vertiginosamente. Quindi accelerano ed espandono fortemente la caduta. In condizioni normali circa il 2% dei conti a margine coreani sarebbero stati liquidati. Sì, però in condizioni normali, perché durante questo crollo sono stati liquidati il 10% dei conti. 5 volte più della media. E gli ETF a leva, quelli 3x, 2x, 5x, ecco, quella roba lì hanno esponenzialmente amplificato la perdita. Cioè, con un fondo 3x su Samsung, un calo del 10% del titolo si traduce in un calo del 30%. E c'è di peggio, questi fondi devono ribilanciarsi quotidianamente, quindi costringono di fatto a vendere quotidianamente proprio nei momenti di crollo, aggiungendo ulteriore benzina sul fuoco, innescando quindi altre vendite forzate e tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Risultato: 1,2 milioni di conti, cioè uno ogni 30 coreani, hanno ricevuto una margin call. Oltre 3 trillion di won sono stati liquidati automaticamente, persi. 320.000 persone hanno letteralmente perso tutto. Questo è ciò che è successo in Corea. Veniamo però a noi, perché ora arriviamo al punto che dovrebbe farci preoccupare. La Corea ha fatto la stessa identica cosa che stanno facendo adesso gli Stati Uniti, solo in versione più piccola e quindi più rapida. Guarda questo grafico. Mostra tutto il denaro preso in prestito dagli americani per comprare azioni, misurato in percentuale del PIL. Ogni volta che questo indicatore ha raggiunto un picco storico, il mercato poco dopo è crollato. Giugno 1968, il mercato perde un terzo del valore. Agosto 1987, quindi 2 mesi prima del Black Monday, boom! Marzo 2000, il picco esatto della bolla.com. Luglio 2007, mesi prima della crisi finanziaria. Succede ogni singola volta. E a giugno 2026, il margin debt americano ha raggiunto il 4,5% del PIL, cioè il livello più alto mai registrato nella storia degli Stati Uniti. Più alto della bolla delle .com, più alto del 2007, più alto della bolla delle meme stock nel 2021, più alto. Quindi questa è la situazione. Però che cosa sta sostenendo questo mercato? Cioè perché sta in piedi? Che cosa lo sostiene? Una cosa sola. La AI, l'intelligenza artificiale. Funziona così. Le grandi aziende AI come OpenAI, Anthropic e così via rappresentano oggi circa il 70-80% di tutta la domanda di che cosa? Di computing AI. Problema? Oggi stanno perdendo decine di miliardi di dollari. Ogni anno perdono di continuo soldi, però giustificano le spese folli di Microsoft, di Google, di Amazon e di Meta.
Questa spesa è il fatturato, cioè gli investimenti che loro fanno, è il fatturato di chi? Beh, di Nvidia, di Micron, di Samsung e di SK. Sono questi fatturati che oggi sostengono la borsa, le valutazioni. E questa borsa viene però comprata con quantità enormi di debito, di leva. E tutto questo è un po' come una piramide, dove ogni piano regge solo se quello sopra regge. Jim Chanos, il leggendario short seller, nome noto a Wall Street e negli ambienti di investimento, quello che aveva previsto il crollo di Enron, ha fatto un calcolo. Ma fondamentalmente sono passati dal 40% un anno e mezzo fa a circa il 20% oggi. E se la tendenza continua a questo ritmo, si avvicinerà al 10%, e allora avrai dei veri problemi. Un anno e mezzo fa ogni dollaro investito in AI generava circa 40 centesimi di reddito operativo. Un dollaro, un anno e mezzo fa, generava 40 centesimi di reddito operativo. Oggi ne genera 0,20 e si sta sempre più avvicinando a 0,10. E qual è il problema? Beh, è che a un certo punto qualche CEO di qualche azienda miliardaria si farà una domanda. Ha senso spendere tutto questo per un ritorno del 5%? Quando posso prendere e investire in bond? E quando quella domanda arriverà, ecco, è lì che cambierà tutto. Allora, qual è il segnale che dobbiamo guardare? Il segnale a cui dobbiamo prestare attenzione? Beh, dobbiamo tenere d'occhio quello che si chiama il CAPEX. In particolare, il CAPEX di Microsoft, Google, Amazon e Meta. Dobbiamo tenere d'occhio il CAPEX di queste 4 aziende, che sono quelle che oggi stanno spendendo di più in AI. Sono questi 4 numeri che tengono in piedi il mercato azionario globale in questo momento, poiché strettamente correlati ovviamente all'AI. L'AI sta in piedi per questo motivo qua, perché queste aziende stanno continuando ad investire, ma nel momento in cui il CAPEX viene tagliato, nel momento in cui viene ridotta la spesa, ecco, quello è il segnale a cui bisogna prestare attenzione per una possibile inversione o rottura, scoppio di questa bolla. Nel 2001 Coca-Cola tagliò i suoi ordini di router a Cisco da 10.000 unità a 2.000 unità. Solo questo. Poco dopo il Nasdaq crollò del 78%. Ora immagina se una di queste hyperscaler si chiamano, quindi una di queste società che sta investendo massicciamente in AI, annunciasse un taglio del 20% ai suoi investimenti in AI. Non è la sua spesa a rischio, ma il fatto che questa spesa finanzia direttamente è il fatturato di Nvidia, Micron, Samsung e così via. Qui non è il fatto che loro vadano a tagliare gli investimenti, ma il fatto che quegli investimenti sono il fatturato di questa roba qui, è il fatturato di questa roba qui che tiene in piedi tutto. E se viene meno, con il margin debt level che abbiamo visto più alto della storia, beh, ecco che si innescherebbe un loop esattamente come quello coreano, ma in America. Ovviamente con una scala estremamente più grande che impatterebbe qualsiasi altro mercato, quindi farebbe più male, e sarebbero guai. Quindi esistono sostanzialmente 2 scenari. Il primo, la Corea rimane un caso isolato. I prezzi dei chip tengono, gli hyperscaler continuano a investire fino al 2027, quindi per tutto quest'anno, tutto il prossimo anno magari, iniziando potenzialmente anche a diventare finalmente profittevoli, tutto va bene, il Kospi si riprende e tutti siamo felici e contenti. Possibile. Scenario numero 2, quello che la maggior parte di persone non vuole guardare, ma che è giusto guardare, perché è giusto guardare tanto gli scenari positivi quanto quelli negativi quando si investe. Beh, lo scenario 2 è che la Corea del Sud era solo il primo tassello, la prima tesserina del domino. E il momento in cui un hyperscaler taglia il suo capex, taglia le sue spese in conto dedicate all'AI, ecco che il mercato inizia a cambiare rotta, scatenando margin call a cascata, quindi vendite forzate e potenzialmente l'intervento governativo per mettere una toppa e bloccare. Questi sono i 2 scenari, positivo e negativo. Non sono qui a fare l'uccello del malaugurio, non sono qui a dire tutto crollerà, tutto crollerà. Io non sono quel tipo di analista, io sono un analista razionale, obiettivo, che guarda i dati. I dati non sono positivi, è inutile che ce la raccontiamo. Poi l'AI sarà fantastica, tutto sarà bello, tutto ok, sì, sono d'accordo, però i dati oggi sono questi. E con questi dati diventa stupido e ignorante, secondo me, appunto ignorare questa roba. I dati sono questi. Guardarli, esserne consapevoli è fondamentale. Quindi non sto dicendo di non investire, perché io stesso investo, io stesso ciclicamente compro, non me ne frega niente del prezzo, perché sono posizionato su un orizzonte temporale lungo e so che sul lungo termine le cose tendono, se si investe in un certo modo e su determinati asset, ad andare bene. Ma aperta e chiusa parentesi, devo leggere i dati di oggi. Devo essere consapevole a quello a cui sto andando incontro.
Devo sapere che diamine sta succedendo là fuori. E i segnali di mercato, quelli che ci stanno mandando adesso, non sono positivi. Si inizia sempre così, un piccolo evento da una parte del mondo, come per esempio la Corea del Sud, qualche piccolo altro evento qua e là, e poi pian piano tutto inizia a crollare. Non ti sto dicendo che tutto crollerà, ti sto dicendo come funzionano in genere le cose, ti sto dicendo che i dati che abbiamo oggi sotto mano fanno cagare e ti sto dicendo che questi dati urlano al crollo della bolla, che non vuol dire rimanere tutti, cioè non è il crollo del rimaniamo tutti sotto un ponte, diventano tutti poveri, tutti schiacciati, tutti oddio, tutti hanno perso la casa, tutti hanno perso... No, ci sono anche quelli, ma la persona comune con un po' di sale in zucca che ha investito in modo sensato non si deve preoccupare di questa roba qui. Qui non facciamo allarmismo, però bisogna essere consapevoli. Bisogna comprendere che cosa succede, perché queste cose impattano poi l'economia in generale, impattano tutto, impattano il nostro modo di vivere, il nostro modo di spendere. Per questo è importante investire, sì, ma è altrettanto importante farlo con cognizione, con consapevolezza di ciò che succede là fuori nel mondo. Inoltre, per chi volesse generare un interesse extra sulla propria liquidità, si possono utilizzare piattaforme di P2P lending. Ma che cos'è il P2P lending? Sostanzialmente la possibilità per privati di prestare denaro ad attività o ad altri privati e generare un interesse. Sto testando in queste settimane Launch, una piattaforma appunto di P2P lending che mi ha incuriosito perché offre un interesse fino al 15,9% annualizzato, quindi molto interessante, perché ha già dei numeri solidi nonostante sia molto recente come società, più di 101 milioni di euro investiti, oltre 15.600 utenti attivi che utilizzano la piattaforma e 1,6 milioni di euro ripagati in interessi. Ed è anche molto interessante per le caratteristiche che offre. Quindi per esempio il riacquisto garantito, c'è una garanzia di riacquisto di 30 giorni se il nostro prestito è in ritardo di 30 giorni, quindi sostanzialmente ci ridanno i soldi indietro nel caso in cui ci siano problemi con un prestito che eroghiamo. La funzione di autoinvestimento, che quindi è una strategia automatica dove io carico i fondi e in automatico appunto va a cercarmi i migliori prestiti a partire dai setting che ovviamente gli ho dato. Commissioni 0%, quindi non ci sono commissioni, una piattaforma estremamente interessante che investe sul mercato asiatico. E questo è il motivo per cui riesce a ridare indietro degli interessi appunto elevati. Come ogni piattaforma di questo tipo comporta dei rischi, quindi è bene sapere che nel caso di fallimento di questo intermediario, si rischia appunto di perdere i fondi, quindi è molto importante fare le proprie analisi, comprendere quali sono i rischi, prima ancora di comprendere i benefici. La sto testando, ti farò sapere come mi trovo, se vuoi provarla, vuoi dargli un'occhiata, ti lascio qua sotto il link, aprendo un nuovo account e dentro 7 giorni dall'apertura facendo un deposito di 500 euro, importante che siano fatti in un unico blocco, quindi non 500 euro diviso in 5 depositi da 100 euro l'uno, no, un unico deposito a 500 euro e prestando questi fondi per almeno 60 giorni si ricevono indietro 20 euro bonus, che quindi posso utilizzare, prelevare, posso fare tutto quello che voglio. Il bonus verrà ovviamente erogato e calcolato dopo i 60 giorni del prestito. Qua sotto il link, dagli un'occhiata e fammi sapere che cosa ne pensi. Fammi sapere qua sotto la tua nei commenti, fammi sapere se stai già monitorando i capex, se hai ridotto un po' la leva nel tuo portafoglio, insomma come ti stai muovendo. E mi raccomando, condividi questo video con più persone possibili, perché queste sono cose che tutti dovrebbero sapere. E se ancora non l'avessi fatto ti consiglio di vedere questi due video qua, perché ci danno uno spaccato di quello che sta succedendo nella guerra tra Cina e Stati Uniti. In questo ti parlo del piano cinese per spingere l'oro a $38.000 l'oncia. In questo invece ti mostro che cosa succede veramente alla I. Qui invece trovi la mia newsletter gratuita per ricevere analisi mirate e dettagliate di quello che succede ogni settimana direttamente nella tua casella email. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.